come e quando possiamo usare il presente per parlare del passato o del futuro. È quello che vedremo in questo video. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Vedremo dunque due usi particolari del presente, il presente storico e il presente per il futuro. Cominciamo subito con il presente storico, cioè l'uso del presente per parlare di eventi passati. E cominciamo con un esempio, tratto da un libro di Alessandro Barbero, Federico il Grande. Federico nasce nel 1712, in piena epoca dell'assolutismo. In Francia, Luigi XIV, il Re Sole, è ancora vivo, anche se è molto vecchio, e morirà 3 anni dopo. Pietroburgo è stata appena fondata. Lì regna Pietro il Grande, lo zar che con metodi brutali sta strappando la Russia al Medioevo. Questo è un tipico esempio di presente storico. Ci sono, secondo me, due cose molto importanti da notare. La prima è che il presente sostituisce sia l'imperfetto sia i tempi perfetti, cioè passato remoto o passato prossimo. Infatti, se volessimo riscrivere questo passaggio che abbiamo appena letto, mettendo i verbi al passato, avremmo Federico nacque nel 1712, quindi con un passato remoto. Il Re Sole era ancora vivo, anche se era molto vecchio, e in questo caso mettiamo due imperfetti. Lì regnava lo zar che stava strappando la Russia al Medioevo, e anche in questo caso abbiamo due imperfetti. La seconda cosa da notare è che quando usiamo il presente storico dobbiamo cambiare anche gli altri tempi. Cosa significa? Guardiamo il passaggio originale, vediamo che ci sono altri tempi. In particolare c'è un futuro, morirà 3 anni dopo, e un passato prossimo, è stata appena fondata. In questo caso è anche un passivo. Ora, se come abbiamo fatto prima mettiamo tutto il passaggio al passato, dobbiamo cambiare anche questi tempi. Il futuro, in particolare, diventerà un futuro nel passato, quindi invece di morirà 3 anni dopo, dovremmo dire sarebbe morto 3 anni dopo. Il futuro nel passato che formiamo con il condizionale composto. E la stessa cosa per l'altro tempo. È stata appena fondata, è un passato prossimo, e in questo caso dobbiamo metterlo al trapassato prossimo, che possiamo chiamare il passato nel passato. Quindi questa frase diventerà era stata appena formata. Vediamo ora due domande fondamentali. Perché si usa il presente storico e quando si usa? Cioè lo possiamo usare sempre per parlare del passato? Perché si usa il presente storico? Possiamo dire che l'effetto del presente storico è di rendere più attuale il passato, cioè quando parliamo di un evento passato usando il presente è come se lo vivessimo in quel momento, appunto è come se lo rendessimo attuale. Piermarco Bertinetto usa una bella immagine per descrivere questo effetto e dice che il presente storico è un po' come lo zoom fotografico o lo zoom cinematografico, cioè ci avvicina agli eventi passati. E questo significa che quando usiamo il presente storico non siamo obbligati a usarlo sempre. Possiamo per esempio iniziare con il passato, poi continuare con il presente per avvicinarci, appunto come farebbe lo zoom, a quell'evento particolare e poi magari continuare ancora con il passato. La seconda domanda è quando si usa. Lo troviamo in particolare nelle biografie, è molto comune nelle biografie e nei libri di storia in generale, naturalmente. E qui ho messo un paio di esempi da biografie che potete leggere, ma lo troviamo anche nella lingua parlata, magari in espressioni un po' enfatiche e colloquiali, come questo esempio citato da Piermarco Bertinetto. Ieri vado al cinema e chi ti trovo? Cinzia e Mario, naturalmente. E questo è un esempio di un uso un po' più colloquiale del presente storico, ma l'effetto è lo stesso, cioè è quello di rendere più attuale l'azione, cioè quello di farci partecipare un po' di più a un evento passato. Andiamo adesso all'altro estremo. Abbiamo usato il presente per parlare del passato, adesso usiamo il presente per parlare del futuro. Il presente per il futuro o il presente pro futuro, come si chiama in linguaggio un po' più tecnico.
Se quello che abbiamo visto prima, il presente storico, è usato soprattutto nella lingua scritta, il presente pro futuro è sicuramente molto più usato nelle forme colloquiali, cioè nella lingua di tutti i giorni. Cominciamo dal futuro immediato, cioè il futuro vicino a noi. In questi casi è praticamente obbligatorio usare il presente. Quindi, per esempio, diciamo: che cosa fai stasera? Oppure domani vado dal dottore. Oppure stasera mangio la pizza, e così via. In tutte queste frasi è normale usare il presente. Sarebbe molto strano usare il futuro in queste frasi. E ricordiamoci anche che non si può usare il presente progressivo. Non si può mai dire domani sto andando dal dottore. Questa frase non esiste, perché se dico sto andando dal dottore significa che sto andando in questo preciso momento, cioè adesso sto camminando o sto guidando, ma non posso mai usare il presente progressivo per parlare del futuro. Quindi per il futuro immediato è normale usare il presente. Ma possiamo usare il presente anche per il futuro più lontano da noi? Possiamo usare il presente per parlare del futuro, anche un futuro abbastanza lontano da noi, quando l'evento è certo. Quindi, per esempio, posso dire: l'anno prossimo vado in vacanza in Italia, anche se mancano 6, 7, 8 mesi, perché lo considero un evento certo. Magari ho già prenotato l'albergo o ho già prenotato il volo. Ma non potrò dire l'anno prossimo è un anno migliore, invece di dire l'anno prossimo sarà un anno migliore, perché questa non è una certezza, è un desiderio, una speranza. Quindi in questo caso non posso usare il presente, non potrò mai dire l'anno prossimo è un anno migliore. È una frase che suona molto strana. Dovrò dire appunto con il futuro l'anno prossimo sarà un anno migliore. Oppure questo esempio, non posso dire un giorno gli uomini vanno su Marte. Anche questa è una frase impossibile. Dovrò dire un giorno gli uomini andranno su Marte, perché ho questa espressione un giorno che indica un futuro molto vago, non è ben chiaro quando, quindi non c'è certezza e quindi non posso usare il presente per parlare del futuro. Ci deve essere un certo grado di certezza, ma attenzione, la certezza può anche essere soggettiva, come in quest'altro esempio. Posso dire: quest'anno l'Inter vince il campionato. Per chi non lo sapesse, l'Inter è una squadra di calcio. Ora supponiamo che siamo all'inizio del campionato, quindi mancano ancora 8-9 mesi alla fine del campionato. Quindi sicuramente non c'è certezza oggettiva, perché nessuno sa chi vincerà il campionato. Ma io posso esprimere il mio ottimismo dicendo: quest'anno l'Inter vince il campionato. In questo caso si tratta di una certezza soggettiva e possiamo usare il presente. Il secondo fattore da considerare è la distanza nel tempo. Se un evento è molto molto lontano nel tempo, cioè nel futuro, anche se l'evento è certo al 100%, non possiamo descriverlo con il presente, è meglio usare il futuro. Come vediamo in questo esempio, ecco come sarà il Sole fra 5 miliardi di anni. Sarebbe un po' strano dire ecco com'è il Sole fra 5 miliardi di anni, perché 5 miliardi è sicuramente molto lontano nel futuro. Quindi, quando l'evento è molto molto lontano, anche se è certo, è meglio usare il futuro. Per riassumere, quindi, semplificando un po', per il futuro immediato usiamo sempre il presente. Per il futuro, diciamo, medio, usiamo il presente se l'evento è certo, anche se si tratta di una certezza soggettiva, abbiamo detto, e usiamo invece il futuro se l'evento è incerto o se si tratta di una speranza, un desiderio. Per gli eventi invece molto molto lontani nel tempo è meglio usare il futuro. Grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like o iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!